Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Se pensiamo a un personaggio della mitologia greca che rappresenti la musica, che sia legato in modo molto forte alla musica, sicuramente pensiamo a Orfeo. Ma questa volta parliamo di un mito meno conosciuto, che è quello di Anfione. Anfione è un personaggio della mitologia greca, figlio di Zeus e Antiope, figlia del re di Tebe. Secondo la tradizione, Anfione è ricordato come gentile d'animo e cultore della poesia e come Orfeo della musica. La madre di Anfione, Antiope, fu cacciata dal padre, quando questo scoprì della gravidanza della figlia. Così Antiope si rifugiò presso lo zio. Questa non fu una buona scelta, perché venne imprigionata. La ragazza diede alla luce due gemelli, Anfione e Zeto, e quando Lico, lo zio, ne venne a conoscenza, ordinò che i neonati venissero abbandonati sul monte Citerone. Ma questi furono salvati da un pastore che li prese con sé. Antiope, dopo il parto, fu quindi riportata nell'antica rocca di Tebe, dove Lico, lo zio, e sua moglie Dirce avevano occupato il trono dopo la morte di Nitteo, il padre di Antiope. La povera Antiope, come nel soggiorno durante la gravidanza presso lo zio, anche a Tebe fu trattata da schiava, ma questa volta riuscì a fuggire e ritrovare i suoi figli. I figli, divenuti adulti, decisero di vendicare la madre e uccisero Lico e la moglie Dirce. I fratelli divennero i nuovi re di Tebe, ma fu Anfione il vero governatore della città. Essi fondarono anche le mura della città, che fino ad allora aveva solo una rocca, detta Cadmea. Zeto portava le pietre, Anfione le sistemava grazie al suono magico della sua lira. Secondo il mito, Anfione, oltre ad avere la capacità di incantare gli animali selvaggi, come Orfeo, aveva il potere di spostare i massi e poterli sistemare con precisione, tanto da ergere mura. Anfione e Zeto governarono in accordo e armonia. Però, come molti protagonisti dei racconti mitologici, Anfione non avrà una vita felice. Anfione sposò Niobe, figlia di Tantalo, ed ebbero 14 figli, 7 robusti maschi e 7 bellissime femmine. Niobe si paragonò alla dea Leto, o chiamata anche Latona, che aveva solo 2 figli, Artemide e Apollo. Ma avendo Niobe più figli della dea, si sentì molto superiore a lei. Gli dei dell'antica Grecia erano sempre in ascolto e quando si sentivano offesi, quindi sempre, reagivano con tremende vendette. La dea offesa ordinò ai suoi figli di sterminare la progenie di Anfione e Niobe. Apollo uccise con il suo arco di argento i 7 figli e Artemide sterminò le 7 figlie. La sventurata Niobe pianse amaramente, riconoscendo ormai troppo tardi la propria colpa e ammettendo di essere stata punita giustamente, pregò Zeus di trasformarla in pietra. Il suo corpo venne tramutato in roccia, conservando la sua forma. Anche in pietra Niobe continua a piangere e piangerà in eterno. Mentre Anfione, dopo la tragica morte dei figli, impazzì e tentò di distruggere il tempio di Apollo, ma fu ucciso dal dio stesso. E qui finisce il mito di Anfione. Vediamo quali composizioni musicali ispirò questo mito. Composto da Carlo Grossi, quindi 1634-1688,
L'anfione, musiche da camera o per tavola, all'uso delle regie corti, a 2 e 3 voci con introduzioni, bizzarrie e ritornelli di 3 strumenti a piacimento. Venezia, Gardano, 1675. Poi troviamo l'Amphion Anglicus, che è una raccolta di brani per 1, 2, 3 e 4 voci scritti da John Blow, che fu pubblicato per la prima volta nel 1700 e dedicato alla principessa Anna di Danimarca. Non ci sono opere liriche note che raccontano la storia di Anfione. Sicuramente l'amore straziante di Orfeo per Euridice era molto più accattivante e avrebbe suscitato maggiormente l'interesse di un pubblico. Infatti, pochi ricordano che Orfeo prese parte alla spedizione degli Argonauti. Durante la spedizione Orfeo diede innumerevoli prove della potenza della sua arte, aiutando e salvando la truppa in molte occasioni. Con la lira e con il canto fece salpare la nave rimasta bloccata nel porto di Iolco. Sostenne e incoraggiò i naviganti esausti a Lemmo, placò l'ira della madre terra Rea, fermò gli scogli semoventi alle Simplegadi, permettendo il transito della nave, addormentò l'enorme drago dalle 1000 spine che proteggeva il vello d'oro e superò la potenza ammaliante delle sirene. Ma le storie d'amore sono sempre state molto interessanti. Però Anfione è il protagonista dell'opera Niobe, regina di Tebe, che è un'opera in 3 atti di Agostino Steffani. Debuttò al Teatro di Corte di Monaco nel 1688, durante la stagione del Carnevale. È una tragedia incentrata sul personaggio di Niobe. Il libretto è di Luigi Orlandi, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Una curiosità: il grande cantante Caffarelli, pseudonimo di Gaetano Majorano, è stato un cantante castrato italiano del XVIII secolo. Sopra la porta del suo palazzo a Napoli pose una scritta: Amphion Tebas ego domum, per mettere in evidenza che come Anfione eresse le mura di Tebe con la sua musica, Caffarelli costruì il suo palazzo grazie alla sua voce. Spero che questo video sia stato interessante e sia stata un'occasione piacevole per ricordare il mito di Anfione. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!